Chissà come verrà fuori questa situation. Salve a tutti! Oggi voglio fare un trucco dedicato a una delle mie più grandi ossessioni, che è Harry Potter. Mi è venuta in mente questa idea perché comunque da quando è iniziata questa quarantena la Mediaset ci ha dato l'immensa gioia di farci vedere un Harry Potter ogni settimana, che ripeto essere la mia ossessione più totale, e quindi mi è venuto in mente di registrare 4 video, ognuno dei quali dedicato a una casa in particolare. Ora, io non sapevo che casa scegliere, perché anche se io sono una Grifondoro, almeno secondo Pottermore, poi non so sinceramente, vorrei scoprirlo realmente. In realtà non ho una preferenza particolare per le case, non c'è nessuno che odio di più o qualcuna che amo di più. Quindi ho qui 4 bigliettini chiusi in cui ho scritto le 4 case di Hogwarts e ne andrò a pescare uno a caso, e per quella che uscirà ci dedicherò il trucco di oggi. La casata che è uscita è Corvo Nero. Quindi vado ad applicare la base che ho scelto. Io direi di cominciare appunto con il blu. Vado a prendere dalla palette di Makeup Revolution in collaborazione con Alexis Stone, che ho provato con voi nell'ultimo video che ho pubblicato. Vado a prendere prima questo celeste qui e lo vado ad applicare su tutta la piega. Ora vado a prendere il blu più scuro della palette e lo vado ad applicare, vado a fare un LOI, quindi ai 2 angoli della palpebra, e li vado a congiungere qui. Dopo aver sfumato il blu scuro vado ad applicare il colore luminoso al centro del mio LOI, e io ho deciso di voler applicare questo qui, che è un Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow di Catrice nella colorazione Brow Under, la 040, che è un marrone metallizzato. Ho fatto una prova prima di applicarlo, dato che comunque sull'occhio non risulta tanto marrone. Vado ad applicarci sotto questo marrone scuro dalla palette iconica che si chiama Sofia, e lo vado ad applicare lì dove successivamente andrò ad applicare lo shimmer, e al di sopra ci vado ad applicare questo ombretto cremoso di Catrice che ho nominato prima. Allora, voglio andare a intensificare con un pelino del nero barra grigio antracite presente in questa palette, ma giusto, cioè un pelino, lo appoggio semplicemente sul pen e vado a tamponarlo qui negli angoli esterni, e successivamente lo vado a sfumare. Allora, ho rimosso il mio fallout e metto in pausa gli occhi, così nel frattempo vedo di prendere anche una decisione sul se fare o meno un eyeliner. In primis metto il primer, voglio utilizzare questo qui che è il Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray di Catrice, e sulla zona intorno al naso, diciamo sulla zona dove ho più pori, vado ad applicare il Blur Smoothing Primer, sempre di Catrice, quello lì nero. Sono tutti i prodottini nuovi che abbiamo visto insieme nel video dove acquisto da Cosmetic for Less. Se non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede informazioni. Vado a prendere il mio fondotinta, utilizzo il fondotinta nuovo, il Conceal and Hydrate. Vado ad applicare il Cover It Concealer di Wycon nella colorazione 02 Ivory. Dato che voglio il mio contorno occhi lievemente più chiaro, vado ad applicare una goccia dell'F0.1 del Conceal and Define. Fatto questo vado a fissare. Per fissare uso 2 cipri differenti, uso la Banana Light di Revolution per fare baking, sperando di non fare casini come nel video haul, e utilizzo la Loose Mineral Powder nella colorazione nude, che è un po' più scura come vedete, per l'esterno del mio viso. Ho deciso che vado a fare una finta linea di eyeliner con questo blu della palette Creative di Makeup Revolution, che è un blu molto scuro, che si chiama Magic Trick. E la vado a sfumare con il pennello con il quale ho applicato il blu. Ora vado con il blu scuro a fare il sotto dei miei occhi, poi vado con il celeste più chiaro che abbiamo utilizzato all'inizio a sfumarlo con un pennellone largo. E ora vado con la palette Creative di Makeup Revolution e un pennellino piatto a prelevare questo colore qui che si chiama Inspired, che è un celeste metallico, e lo vado ad applicare
all'angolo interno e al di sopra di questo colorino ci vado ad applicare dalla palette iconica di Makeup Revolution un pelino di questo qui che si chiama Diana, ma giusto un pelo per farlo, eccolo qui. Ora vado a terminare gli occhi applicando del mascara. Oggi vado a riprovare questo mascara qui perché non ho l'eyeliner, quindi spero si veda bene. Lo applico anche sulle ciglia inferiori. Vado ad applicare delle ciglia finte. Io utilizzo queste qui di Lenny Lush, le 120. Per incollarle utilizzo la Lash Glue di Catrice. Io mi scoccio di andare a prendere le pinzette, quindi le applicherò con le mani. E quindi gli occhi sono finiti. Direi di continuare con la mia base. Vado a fare le sopracciglia, utilizzo la matita per sopracciglia di Fenty Beauty. Nel frattempo vi ricordo, a parte di iscrivervi al canale, ma di seguirmi su Instagram perché ho delle idee per i prossimi video, ma ho bisogno del vostro parere che mi potete dare solo tramite Instagram perché lì faccio dei sondaggi e mi servono assolutamente le vostre risposte, quindi non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, trovate il mio nickname qui in sovrimpressione da qualche parte. Dopo aver fatto questo faccio un attimo il mio contouring, blush eccetera eccetera. Vado a prendere la palettina nuova che ho comprato per il contour, questa qui è la 4K Bronzer Palette di Revolution Pro. E oggi, dato che il tema è praticamente corvo nero, ho deciso di fare, invece di un blush normalissimo, portabilissimo, di farlo celeste. E prendo sempre la palette che ho utilizzato fino ad ora, il celestino più chiaro. Per quanto riguarda l'illuminante, vado a utilizzare sempre lo stesso colore che ho applicato nell'angolo interno degli occhi, mischiato a Diana, quindi Creative e Iconica. E anche le labbra le voglio fare blu, però io ovviamente non ho un rossetto blu, quindi lo andrò a creare con del gloss trasparente che vado ad applicare sulle labbra e sul quale tampono poi il blu. Non ne applico troppo, è giusto per dare una base appiccicosa, e vado ad applicarci il blu. Vado ad applicare questo blu qui. E voglio applicarci al centro qualcosa di luminoso, quindi vado a prenderci sempre dalla palette Creative di Makeup Revolution Inspired, che è il celeste chiaro, e lo vado ad applicare solo al centro. E con questo il trucco è finito, quindi è il momento di far partire la mia sigletta, avvicinarvi, quindi... It's sexy potato time! Il video così è finito. Mi rendo conto che soprattutto per via di labbra e blush non è un trucco portabile, mettendo un blush normalissimo invece che il blu, e facendo delle labbra un po' più tranquille e comunque un look occhi molto molto bello e secondo me portabilissimo. Spero che questo look vi piaccia, se è così mettete un bel mi piace. Se vi state vedendo il mio video, mi raccomando, fate uno screen e ricondividetelo su Instagram taggandomi, io ricondivido tutto. Niente, spero di essere riuscita nell'intento di rappresentare una delle casate di Hogwarts. Presto farò anche gli altri look corrispondenti alle altre 3 case rimaste, sempre pescandole a casaccio, a meno che voi non vogliate vedere una casata in particolare. Se è così fatemelo sapere giù nei commenti. Se questo look vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere ricondividendomi, mettendomi mi piace, scrivendomelo qui giù nei commenti. Non mi interessa come, l'importante è che me li facciate sapere se vi è piaciuto o meno. Se vi sono un minimo simpatica, se vi piace un po' quel che combino sulla mia faccia, mi raccomando, sostenetemi iscrivendovi. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok, trovate i miei nickname qui in giro da qualche parte. E niente, il video è finito, fatemi sapere voi di che casata di Hogwarts fate parte, se non lo sapete di quale vorreste far parte. Il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video, Cameron vi accompagna, ci vediamo alla prossima, ciao! Qui intanto c'è un sacco di gente fuori ai balconi. Mi guardano tutti. Mucho, mucho, mucho. Mi sono inchiappicata dappertutto. Scivola, 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 scivola. Sono a fuoco. Ui. Io sciocco basi. È successo qualcosa. Mi è sembrato di vedere qualcosa che non va. La vita, la vita.
E la vita è bella, è bella. Sto facendo un macello, macello. Midio, midio.